Oggi volevo parlarvi dell'ansia come emozione relativa appunto alle emozioni nel taoismo e poi leggere un passaggio A proposito di Lisa dove si parla per l'appunto dell'ansia. Allora, l'ansia è una delle emozioni che più riconosciamo in assoluto perché la sentiamo molto presente rispetto alle altre. È un meccanismo che si verifica quando noi usciamo dal presente, quindi non siamo più nel qui e ora, ma ci stiamo spostando nel futuro o nel passato. Quindi questa è la definizione un po' dell'ansia. È legata al bisogno di controllo, quando quindi noi tendiamo a voler controllare una situazione, prepararci, calcolare tutte le variabili per sentirci tranquilli rispetto a quella situazione. Ovviamente è impossibile calcolare tutte le variabili, è impossibile prevedere tutto quanto e questo ci crea appunto uno stato d'ansia. Ma la nostra mente mente, ci inganna, ci vuol far credere che noi siamo in grado di controllare tutto, ma in realtà noi siamo imperfetti in senso buono, quindi possiamo cedere anche agli imprevisti. Cosa succede a livello del corpo? Si crea un senso di compressione, è come un fuoco che divampa e va verso l'alto. Questo fuoco ci impedisce di respirare profondamente, è come se sbuffassimo, ci chiude la gola e poi può succedere che abbia degli effetti anche sulla pancia o sullo stomaco e quindi è tutto un sistema d'allarme del corpo che si sente in una situazione fuori luogo in cui non prevedeva di trovarsi e quindi tutto brucia, tutto va in alto, tutto tende a diventare incontrollabile, magari sudiamo, però abbiamo le mani fredde, sentiamo caldo, sentiamo freddo, è una situazione non piacevole solitamente. Ma l'ansia di per sé non è per forza qualcosa di negativo, ogni emozione serve a qualcosa, quindi a cosa serve questa ansia? Beh, l'ansia ci rende vivi perché in qualche modo ci avverte che siamo nel posto sbagliato, al momento sbagliato. È un allarme che ci dice forse non è questo quello che vuoi fare davvero, forse non è qui che ti vuoi trovare davvero, magari non è dove la tua essenza ti vuole portare, non è dove il tuo mandato celeste ti ha detto di andare e portare la tua essenza, portare il tuo dono e quindi è come un allarme che ci dice forse non sono così felice, forse non sto così bene come mi racconto, c'è qualcosa che non va e l'ansia ci crea questo campanello d'allarme che non è bellissimo perché ovviamente ci porta a non stare bene, però in qualche modo serve per dirci qualcosa, non siamo nel posto giusto, c'è qualcosa che non va. Cosa può aiutare per l'ansia? Beh, solitamente aiuta a accettarsi, accettare, avere compassione verso noi stessi e anche verso gli altri, la situazione in cui ci troviamo e anche avere un momento di riflessione in cui cerchiamo di capire se siamo veramente nel posto giusto, nella situazione giusta, dove vorremmo essere o se in realtà non è quello che vorremmo fare e quindi tutto questo, questa contraddizione ci porta ad avere poi proprio degli attacchi d'ansia. A livello del corpo può aiutare a respirare profondamente e in modo ordinato, proprio come ci suggerisce il movimento dell'acqua, quindi qualcosa di profondo che vada un po' a abbassare questo fuoco. Noi non vogliamo spegnerlo in assoluto perché il fuoco ci serve, però un po' di acqua ci aiuta a mantenere quel bollore, quel calore che ci dà vita senza che divampi e ci renda completamente fuori controllo, che è la parte che non ci piace. E adesso vi leggo un passaggio del libro A proposito di Lisa dove c'è proprio un episodio con un attacco d'ansia, perché io ho voluto curare molto la parte delle emozioni in questo libro proprio perché appunto me ne occupo un po' anche attraverso il taoismo, attraverso il mio lavoro. D'improvviso afferrò il polso di Elena, stringendolo con forza. La sua mano era fredda e sudata. L'amica percepì subito il suo disagio, proprio dalla disperazione di quella presa salda che pareva tirarla indietro per scappare nella direzione opposta. Elena si voltò e vide Lisa tremare. Il suo corpo si muoveva involontariamente a ritmo sincopato e il sudore le stava ricoprendo il volto pallido e liscio. Elena prese da parte l'amica e provò a calmarla, mentre gli altri, che stavano solo qualche passo davanti a loro, non avevano ancora notato la sosta furtiva delle due ragazze. Mi sta venendo un attacco d'ansia, disse Lisa nel tentativo di spiegare quel suo comportamento apparentemente estremo.
Non preoccuparti, ti era già successo in passato? Domandò Elena cercando di mantenere la calma. La ragazza fece solo un cenno di assenso con la testa. Sai quello che devi fare in queste situazioni? La interrogò l'amica per aiutarla a concentrarsi. Sì, dovrei respirare con calma, rilassando il diaframma e toccandomi il petto per percepire la stabilità del mio respiro e del mio corpo, le raccontò Lisa cercando di ripensare agli esercizi che aveva imparato durante le lezioni di gestione dell'ansia nei gruppi che aveva frequentato in passato. Bene, mi sembra un'ottima idea. Respiriamo insieme. La incoraggiò Elena, copiando i suoi movimenti per tentare di infonderle calma e comprensione. Le due ragazze inspirarono e espirarono a fondo, si tennero una mano sul cuore e cercarono di isolarsi dal brusio esterno per ritrovare il silenzio interiore. Dopo qualche minuto Lisa sembrò essersi calmata. Quindi questo un po' è il passaggio dove vediamo non solo qui, ovviamente ci sono anche altri passaggi che trattano dell'ansia, ma dove si palesa in modo un po' più evidente, forse anche un po' più simile a quello che tutti siamo abituati a sperimentare. E quindi questa è un po' la parte che riguarda appunto l'ansia. La prossima volta mi piacerebbe affrontare la gioia, che è un tema un po' particolare perché dalla gioia noi poi possiamo arrivare all'euforia e altri tipi di stati che non sono esattamente positivi secondo la nostra visione, quindi dalla gioia che ci appare come perfetta, come emozione, a qualcosa che invece non ci renderà poi tanto felici e sereni. Quindi ecco, questo sarebbe un po' il tema che vorrei affrontare. Non so se ci sono delle domande sulle emozioni e il libro, eccetera. Saluto tutti quelli che hanno partecipato, stanno partecipando e rivedranno poi la diretta in un secondo momento. No, non mi sembra che ci siano domande, quindi se per voi non ci sono altre domande io direi che chiudo qui la diretta, non voglio neanche tediarvi troppo e la prossima volta allora affrontiamo la gioia e l'euforia. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Una ragazza, la sua nuova città, tante emozioni e un unico obiettivo, crescere per ritrovarsi. Ambientato a Trento, a proposito di Lisa descrive le contraddizioni di un luogo all'apparenza perfetto, caratterizzato dalle sue montagne, sagome austere e spigolose che abbracciano le fragilità più nascoste dei suoi abitanti. Lisa, la protagonista del romanzo, è una ragazza laziale che si trasferisce in Trentino per motivi di studio e che, grazie all'incontro con la famiglia Zeni, sarà costretta a confrontarsi con un passato che credeva ormai superato e dimenticato. Se volete scoprire il percorso di crescita di Lisa e degli altri protagonisti del romanzo, potete acquistare la vostra copia su tutte le piattaforme digitali, ordinarla direttamente dall'autore o richiederla in libreria. Grazie mille e buona lettura.